Questa mattina ho guidato fino a Bassa Cutena e ho incontrato il falegname Agostino. Sono Agostino Loria e sono falegname da 30 anni. Stiamo lavorando alla realizzazione di 2 scrivanie in lamellare di Ginepro. Questo progetto nasce dall'idea di Marco Boglione per utilizzare del ginepro che è stato tagliato a Culuccia. Questo è il ginepro come si presenta dopo il taglio. Vediamo tutte le imperfezioni, tutta la caratteristica del ginepro comunque, che è una pianta molto movimentata. Dopo il taglio all'essiccazione naturale ci vogliono almeno 2 anni prima di essere trattato. Questo pezzo di legno qua viene tagliato su una circolare, comunque viene tagliato a pezzi di 40 cm che a sua volta viene rifilato e vengono fatti dei listelli al taglio 4 cm x 4 cm lunghi 40. Poi vengono di nuovo piallati, squadrati e passati a spessore. Il risultato è questo qua. Il legno è molto movimentato, ha delle venature totalmente diverse l'uno dall'altro, cioè tipo su 10 tronchi non ce n'è uno uguale. Voi pensate che da tutti questi pezzi qua ci è voluto una quantità enorme di ginepro, perché proprio per un fattore di selezione del materiale. E oltretutto, siccome non fa dei grossi tronchi, bisogna sfruttarlo comunque al meglio. Questi pezzi sono stati assemblati, come possiamo vedere qua, incollati e messi in morsa, ed è qui che si crea la famosa incollatura lamellare, diciamo. Viene proprio un blocco. Viene usata una colla specifica molto resistente, allo stesso tempo elastica, molto elastica, che permette al legno comunque il movimento e allo stesso tempo che non vizi, che è una terminologia, ovvero sia che si storca o che prenda altre forme. Qua vediamo un blocco, un pezzo, una prova che è stata fatta per creare il piede. Ci sono praticamente 9 listelli per 30 cm. Siamo andati a creare questo pezzo che poi è stato tornito, lavorato totalmente a mano e poi levigato. Il vantaggio che ha il ginepro è che più lo si lucida e più si crea questo effetto specchio, quindi non ha necessità di essere assolutamente trattato con nessun prodotto chimico, anche perché si protegge da solo. Caratteristica di questo ginepro è che tutto è stato prelevato, tutto dall'isola di Culuccia. Non è stato sprecato niente di quello che giustamente è l'utilizzo del legno, della materia prima. Quindi il legno non è stato perso, ma gli è stata data una seconda vita. Ed è per questo che sta avvenendo questa creazione di queste scrivanie. Un progetto del genere io penso che non ci sia da nessun'altra parte, non è mai stato fatto. Ha proprio ragione Agostino a ritenere che si tratti di un progetto di valore. Secondo il principio base dell'economia circolare, rifiuti, prodotti e materie prime possono essere riutilizzati, riparati o riciclati, trasformando il modello lineare dei prodotti in un nuovo ciclo di vita infinito. Così, il ginepro utilizzato è stato recuperato dagli alberi tagliati per l'apertura delle strade e la pulizia dei muretti dell'isola di Culuccia. La tecnica e il sistema messi in pratica per la realizzazione delle scrivanie permettono di recuperare parti di ginepro che altrimenti andrebbero sprecate.